Buongiorno ragazzi, nuova giornata e stamani ci siamo svegliati, oltre che con il sole, anche circondati dai castelli. Qui abbiamo l'Acquapark Nettuno, di qua abbiamo un altro castello, anch'esso pieno di scivoli, di giochi acquatici, sono tutti in Luna Park a cielo aperto. Ma dietro il nostro van abbiamo il castello di Rava di Novo, che è un vero castello delle favole. Sono tutte attrazioni turistiche che ovviamente adesso in bassa stagione sono completamente chiuse, ma come vi dicevamo anche in questi giorni quando abbiamo attraversato queste grosse città, sono tutte circondate da parchi acquatici, da mega resort, ristoranti. Qui questa zona è un vero villaggio turistico. Finalmente è arrivato il sole e mette diversi giorni in questo modo, con questo cielo bello azzurro. Purtroppo la stessa cosa non possiamo dire delle temperature, perché sono veramente molto rigide. Infatti Marta è ben rintanata dentro Charlie. Ora ci rimettiamo in movimento e decidiamo cosa andare a vedere. Buongiorno anche da parte mia. Visto che abbiamo dormito a pochi chilometri da questa famosa località, è una località prettamente estiva, ma non ce ne importa niente, diciamo rimane comunque una località famosa che si chiama Sozopol e è anch'essa una penisola che si protende verso il mare, come avete visto dalle immagini. Ha un porto abbastanza importante, un porto turistico e al momento cerchiamo il solito parcheggio per Charlie. Non è mai facile. Non è mai facile. Sono entrato contro mano. Ah, ecco, ora è anche più facile. Yuppi! No, diceva di girare là, ma poi c'era un bel divieto. Quindi cerchiamo un posticino per lasciare Charlie e visto che oggi, insomma, il sole c'è, speriamo non si sciupi la giornata, vento meno di ieri, quindi promette bene una bella passeggiatina. E ora vanno di scena i tickets. Nell'arena. Siamo giunti in un'arena qui, ragazzi, l'estate ci devono essere degli spettacoli, niente male. Ora ovviamente è tutto vuoto. Sì. Siamo proprio su questo istmo di terra, abbiamo il mare a destra e a sinistra. Qui abbiamo anche una slide. Abbiamo la slide in sovraimpressione che ci mostra dove ci troviamo. Noi praticamente siamo esattamente parcheggiati qui. Sì, c'è questa specie di C, la conformazione di una C rovesciata. Come vedete è tutto rocciosa, almeno pare, e c'è quel porticciolo turistico che vi dicevo che abbiamo visto dall'alto arrivando. La spiaggia è lì, soltanto questa. Sì. Il resto è tutto scoglio. Ora facciamo un bel giro. E un'altra nota che aggiungo, abbiamo letto che questo posto è preso d'assalto, di mira dai ragazzi giovani, quindi c'è un turismo di movida giovanile, d'estate ovviamente. Infatti ci sono tantissimi alberghi, ristoranti, locali da ballo, perché pare comunque che sia, diciamo, un po' la Rimini, passatemi il termine, della Bulgaria a prezzi abbordabili. E difatti anche tutti i parchi acquatici che ci circondano e ci hanno circondato stanotte ne sono una testimonianza. Anche qui abbiamo queste tipiche abitazioni che abbiamo già trovato nella Old Nesbar, però oggi abbiamo il cielo libero dalle nuvole e quindi con il sole è tutta un'altra cosa, ragazzi. Ma va?
entrati dentro questa chiesetta ortodossa e ci avevano la stufa accesa. Erano tutte intorno, però un ambiente molto accogliente e caloroso, sì. Tutto di legno, con tutte le icone sulle pareti. Ma poi le persone si incontrano lì, ora perché fuori veramente è freddo, e tutte le signore che parlano, non capiamo ovviamente quello che si dicono, però capiamo che è un momento conviviale, quindi questa cosa è bella, insomma, la chiesa usata come luogo di scambio, di parola. Di ritrovo. Anche qui abbiamo tutte queste abitazioni con questi terrazzi di legno, tutti spioventi sulla strada. Vedi che bellezza. Spettacolari, Guarda, hanno intarsiato anche i rinforzi sotto. Sono meravigliosi. Sono meravigliose, poi ricoperte da queste stecche di legno messe una sull'altra, un'opera d'arte, perché Se siete interessati, questa è in vendita. C'è anche il numero di telefono. Certo, queste case ricordano quelle del Far West. Siamo arrivati in fondo al paesino, qui siamo anche sotto vento, si sta già meglio, e ci sono altri resti di un'altra chiesa, anch'essa a picco sul mare. si sceglievano proprio dei postacci per costruire questi luoghi, tutti sulle rocche, sui promontori, a picco sul mare, cioè erano dei buon gustai. Ma anche perché a quei tempi le terre erano più libere, ora è stato costruito di tutto ovunque. Sfido chiunque a trovare un posto libero, Un centimetro. privilegiato, con la vista privilegiata, che sia ancora libero. Sì. Quella che vedete alle mie spalle è la St. Peter Island, un'isoletta con un paio di monasteri sopra da visitare. Nel pieno della stagione ci sono dei traghetti ovviamente che fanno la spola per un'escursione in giornata, è molto vicino. Quindi volendo si può andare anche a nuoto. Sì, guarda, ci pensavo, l'acqua caldissima. Sì, è lì proprio. che ci chiama, venite, venite. Con tutti i gabbiani che poi sono già pronti a darci la mitragliata di... Sì, esatto. Già ci hanno assaltato i gabbiani. Sì. Quindi. Ah, che poi stanotte a un certo punto, mentre dormivamo, mentre eravamo dentro il van, abbiamo sentito un rumore sul tetto, così tu. Abbiamo fatto Cuore un in salto. gola. Abbiamo fatto un salto. Non pensavo tu l'avessi raccontato No, stamani. non l'ho raccontata, me ne ero scordata. E non abbiamo capito se fosse un gatto o un gabbiano, ma penso un corvaccio. Sì, molto più probabile, perché eravamo 5-6 km nell'interno, lontano qui dalla zona mare, quindi abbiamo dedotto un corvo. Probabilmente perché l'antenna di Charlie magari si muoveva, non lo so. Con il vento. Non lo so, quindi abbiamo sentito un attacco, molto probabile. Noi subito abbiamo aperto giù gli oscuranti, giù dal letto, tutto di corsa. Fede ha aperto la portiera, però non abbiamo visto volare o scappare nulla. Quindi comunque era non era un uccellino piccolo, No, ecco, perché il peso si è sentito. Ci ha fatto fare un bel salto, via. Sì.
Ah, senti bene questo solicino come scalda. Sì. Da qui ci affacciamo su questo terrazzo panoramico che ci mostra la spiaggia sabbiosa di Sozopol. Continua la nostra passeggiata fra le mura storiche. Abbiamo appena passato una fortezza con la torre. Purtroppo i cartelli invitano alla visita, ma è chiusa perché, ai noi, lo diciamo sempre, ma siamo fuori stagione. E dal porticciolo abbiamo visto anche un po' di meduse qui sott'acqua. Salutiamo definitivamente anche questo bel paesino. Restate lì perché il tour continua. 5 stelle, esagerati. Guarda che catafalco ci hanno fatto. Ovviamente tutto chiuso, che te lo dica a fa. Quello. Guarda qua, c'hanno le torrette d'avvistamento. Mamma mia, È un carcere. come sono stati esosi. Come avete visto stiamo passando in un luogo estremamente turistico con gli mega super iper hotel, ma c'è un motivo, perché è un posto particolare. È una lingua di spiaggia che si chiama Driver's Beach. Si può appunto attraversare con la strada e dalla parte interna c'è una laguna, quindi è un posto naturale molto bello. Spiaggia molto frequentata d'estate, molto selvaggia però. Questa è la parte lagunare interna, ovviamente paradiso per gli uccelli, anatre, eccetera eccetera. Poi oggi è domenica, quindi è giornata di passeggio, infatti ci sono delle persone sulla strada e dalla parte di qua, a parte Fede, ci sono tutte le dune. La spiaggia non si vede, ma la vedremo a piedi. Infatti non si vede, ma faremo 2 passi ovviamente, che si sta bene. Guardate qua si vede il mare, è un po' più aperto.
peccato. Spiaggia meravigliosa, incredibile, però c'è una sporcizia, ragazzi. Portata dal mare secondo me. Sì, questa è portata dal mare. Guarda. Però portata dal mare, ma perché qualcuno ce l'ha buttata. Beh, è chiaro, non volevo dire che fosse colpa del mare, per l'amor del cielo, non è mai colpa del mare. Ora ci godiamo la spiaggia, poi facciamo anche una bella raccolta per un sacco pulito. Sì, direi che ci sta qui. È una meraviglia, in mezzo al nulla, praticamente il mare, la laguna e Ciarlino. Sì, ci sono due cose che stonano, una è la sporcizia e una è quel mega complesso di mega hotel lì, Sì. che è un pugno di un occhio, ma Ciarlino, ragazzi, guardatelo. Ciarlino non stona, non Guardate stona. com'è wild. Bello Ciarlino, come sarà? Dopo questa bella raccolta molto importante ci siamo meritati l'autopremio. Quindi mangiamo bruschette, salmone, di tutto e di più. Siamo sempre a tavola. Sempre a tavola, ma questa ce lo meritiamo in maniera... Poi siamo felici perché dalla porta di Charlie entra questo bellissimo sole e mangiare così con un panorama eccezionale, a destra la laguna, a sinistra la spiaggia, ragazzi, non apprezzo. è un paradiso.
Ragazzi, due cose non mancano mai in nessuna cittadina o paese della Bulgaria. Vediamo se le indovinate. Provate a scriverle nei commenti. Mettete in pausa, le scrivete e poi cliccate play e vediamo se ci avete indovinato. Uno sono i parchi acquatici, completi di scivoli, anaconda, eccetera eccetera. Le trovi ovunque, in ogni piccolo paese che si rispetti. E la seconda cosa sono le macchinette self-service della lavazza. Ogni farmacia, ogni bar, ogni ristorante, qualsiasi tipo di negozio, tra un po' anche davanti alle abitazioni c'è una di queste macchinette che erogano il caffè. Voi mettete le monete e prendete il tipo di caffè che più vi piace. Tutte marchiate Lavazza, E poi ce n'è una terza che sarebbero gli autolavaggi, ma noi da quando abbiamo deciso di voler lavare Charlie sono spariti. Quindi la terza non c'è. Significa che Charlie è sempre sudicio. Vedete davanti al supermercato, adesso ci passiamo, guardate, è lì a fianco la macchinetta della lavazza, come vi dicevo. Più o meno c'è scritto qualcosa inerente al lavaggio. Ah, sì, perché abbiamo trovato l'autolavaggio per Charlie. Aiuto, mi ricopre di schiuma, aiuto! C'è Fede impazzito, sta schiumando tutto e tutti. Mi ha lasciato al buio, Aveva veramente bisogno Charlie. Pensate, stavamo parlando proprio adesso con Fede prima di trovarlo, che era dalla Romania, dal nord della Romania, che cercavamo un autolavaggio per Charlie. Non siamo riusciti a fermarci un attimo a trovarlo, poi non ci mancava le monete, poi siamo passati in Bulgaria. In Bulgaria non trovavamo quello giusto, era troppo basso all'altezza, insomma alla fine siamo arrivati qui, adesso abbiamo le monete e finalmente riusciamo a lavarlo, perché così veramente povero Charlie non si può vedere. Guardate che potenza questa lancia. Fede si è schiumato tutto di bianco, guardatelo là. Tutto schiumato.